In una rivelazione che si sta rapidamente realizzando. Diventare virale su internet e circolare. Notizia scioccante che la Russia dopo la scoperta di dipinti antichi, custodito e nascosto per secoli, dichiarò che Gesù stava emergendo nero dalle profondità delle cripte e delle volte. I russi sfidano questa affermazione apertamente secoli di rappresentazioni tradizionale e solleva interrogativi, domande scottanti sulla fedeltà delle immagini sacro che ne ha plasmato l'identità. Visione del cristianesimo attraverso le generazioni. Anche se rimangono fonti ufficiali. Mentre indefinito è la veridicità di la notizia richiede un'ulteriore conferma. L'eco di questa scoperta sta causando a vero terremoto culturale e credenti, studiosi spirituali e gli utenti di internet ora si trovano di fronte a un possibile riscrivere la storia dell'arte sacra e più profondamente nel proprio comprendere le radici della fede cristiana. La pubblicazione di questa notizia invita a un'esplorazione più critica e aperta del che diamo per scontato, aprendo la strada per un dialogo più ampio e inclusivo sulla rappresentazione del divino, l'idea, quel Gesù, la Vergine Maria e il popolo. L'israelita potrebbe essere rappresentato con caratteristiche fisiche diverse da quelle. Gli occidentali non sono una novità, ma una scoperta. Nuovi argomenti a sostegno di quelli recenti. Scoperta di dipinti antichi in Russia. Questi dipinti, che sono rimasti nascosti per secoli, rivelano a immagine di Gesù e dei suoi esseri più importanti, più vicino che sostanzialmente diverso da quello previsto dalla tradizione. Gli occidentali ci hanno abituato alla rappresentazione di Gesù come un uomo bianco con lunghi. Si basa su capelli biondi e occhi azzurri. Più nelle interpretazioni artistiche. Più tardi rispetto alle prove. Storico o archeologico, la narrazione tradizionale da allora è stato fortemente influenzato da vasto insieme di fattori culturali, sociali e religiose che favorirono la diffusione dell'immagine di Gesù in conformità con gli ideali estetici europei. Le motivazioni alla base di ciò. Gli sbiancamenti artistici sono molteplici e complessi, che vanno dal desiderio di rendere maggiormente sacre le figure, identificabile e riconoscibile per il pubblico europeo, sarà più motivato, profondamente radicato nelle dinamiche di potere e imperialismo culturale. La scoperta di dipinti russi lancia a nuova luce sull'offerta di queste pratiche. Una versione di Gesù da sua madre e suo padre. Persone che potrebbero essere molto più vicine della realtà storica del Medio Oriente. Secolo mimano i dipinti in questione, provenienti da cave secolari. Sfidano solo le convenzioni iconografiche. Consolidato, ma anche aprire il dibattito sulla misura in cui le rappresentazioni, l'arte influenza la nostra percezione di personaggi storici e religiosi. In questo contesto si presenta la Russia come custode di un patrimonio artistico che ne conservò fedelmente l'aspetto originale di queste figure centrali del cristianesimo. La rivelazione di queste opere offre un'opportunità unica per riconsiderare e approfondire la nostra, comprendere la figura di Gesù e il contesto culturale ed etnico in cui visse. L'iniziativa guidata dal presidente Vladimir Putin non si è limitato semplicemente trasferendo un'opera dell'arte da museo a cattedrale, ma simbolicamente ha aperto un dialogo globale sulla veridicità e autenticità delle rappresentazioni. Figure religiose storiche prominenti come Gesù e la Vergine Maria. Questi dipinti nascosti al mondo per secoli nelle profondità di le casseforti russe rappresentano molto di più di quanto lo siano le semplici opere d'arte. Testimoni di un racconto storico.
che possono differire in modo significativo, che si è consolidato nel tempo. Secondo la tradizione occidentale, la sua rivelazione solleva questioni fondamentali circa la motivazioni che hanno portato al cambiamento. Immagine di queste figure sacre ovunque. Di secoli, il che rende ancora viva la domanda. Più intrigante è il fatto che in tutto le cattedrali e le chiese del mondo ospitano dipinti simili a quelli ritrovati in volte russe, con una differenza sostanziale: nei dipinti russi Gesù, il Vergine Maria e le persone intorno a lei sono ritratti con la pelle scura. Di dipinti russi del X secolo e persino anche quelli precedenti forniscono una solida base. Mettere in discussione l'ipotesi manifatturiera, ritardo o modifiche. Più tardi, questo periodo storico corrisponde a un momento in cui la Russia mantenuto stretti legami culturali e religioso con l'impero bizantino, a entità politica e religiosa che esercitato un'influenza significativa su gran parte dell'Europa orientale ed era noto per la sua diversità etnica e culturale. La connessione diretta tra tradizioni artistiche russe e bizantine suggerisce che le rappresentazioni contenute nei dipinti russi potrebbe offrire avere un aspetto più autentico e meno influenzato dalla dinamica la sociopolitica europea. Dopo analisi approfondita delle icone russe dal sacerdote Vladimir Ivanov, non è limitato ad una mera descrizione artistica o estetica. Il suo studio si estende a comprensione del contesto storico religioso, evidenziando come queste icone servire non solo come opere d'arte ma anche come documenti storici che offrire una visione unica del spiritualità e visione del mondo, periodo in cui questi furono creati. Icone con la loro ricca simbologia e il loro utilizzo. I colori ricchi non raccontano solo storie biblico, ma riflettono anche credenze spirituali profonde e aspetti teologici della società medievale russa. Risiede la peculiarità delle icone russe nella sua capacità di trasmettere a profondo messaggio spirituale attraverso arte, utilizzando tecniche tradizionali come la tempera all'uovo e la foglia d'oro. Iconografo. Vedere realisticamente le figure sacre, ma infondere anche le sue opere con dimensione trascendentale, inteso da questi dipinti essere finestre sul divino significa attraverso da cui i fedeli potevano contemplare il mistero della fede e avvicinamento spiritualmente delle figure sacre rappresentati, oltre il loro valore. Icone russe artistiche e spirituali. Svolgere un ruolo cruciale in pratiche devozionali della Chiesa ortodossa. La venerazione delle icone, delle processioni e dei loro uso nella liturgia pubblica e privata sono aspetti fondamentali di spiritualità ortodossa. Queste pratiche riflettono la convinzione che le icone non sono altro che rappresentazioni, ma presenze, beni reali che mediano il rapporto tra i fedeli. E l'analisi del Sacro Padre Ivanov evidenzia come attraverso le icone i fedeli entrare in contatto con la dimensione spirituale in modo diretto e personale. Questi dipinti non sono semplici decorazioni liturgiche, ma oggetti di meditazione e fonti di conforto. Momenti spirituali attraverso le icone. Dalla vita di Gesù, eventi biblici. E le figure dei santi diventano presente e attuale, invitando i fedeli a rifletti sulla tua vita spirituale e significato più profondo della tua fede. Presenza di figure sacre rappresentato in nero sulle icone russe sfida le convenzioni e arricchisce il dibattito sull'interpretazione storica e figure culturali. E Stoes offre una prospettiva diversità che ci invita a esplorare la capiamo
Prem. Aprilo. È Andriv, non è un ginecologo. Anche le primarie sono un esempio significativo di come l'arte può offrire prospettiva. Diverso riguardo alla narrazione biblica e teologia, la rappresentazione di figure. Le donne sacre dalla pelle scura non solo rompono con convenzioni occidentali ma anche invita ad una riflessione più ampia. Il contesto storico e culturale in cui queste storie sono state raccontate e ha interpretato il lavoro di Rublev con il suo profonda spiritualità e composizione. L'innovazione è stata studiata a lungo tempo per la sua capacità di trasmettere il mistero della Trinità attraverso l'arte. Il colore della pelle dei personaggi è lungi dall'essere un mero dettaglio estetico, diventa elemento che stimola la riflessione. Come è stata percepita la diversità è rappresentato nelle diverse tradizioni. I cristiani hanno questa diversità. La rappresentanza amplia il dibattito sulla rappresentazione di figure bibliche per oltre le semplici questioni di lealtà, accuratezza storica o etnografica di altrimenti diventa una questione di come l'arte religiosa riflette e influenza il comprensione della fede e delle sue figure. Centrale per l'inclusione di diversi gruppi. Le etnie nelle rappresentazioni sacre possono servire a ricordare che il messaggio cristiano è universale e voluto a tutte le persone indipendentemente da origine etnica o culturale diversa da altri dipinti della Trinità di Rublev. Le donne russe continuano a sfidare e ad arricchire la nostra comprensione delle figure sacre. Attraverso la sua diversità rappresentativa, la scelta di rappresentano santi angeli e figure biblici in nero nei dipinti russi. Suggerisce una visione inclusiva e universale del sacro che accoglie e valorizza il diversità umana, preservazione e recente scoperta di questi dipinti in la Russia rappresenta un capitolo importante nella storia dell'arte e religione, la sua emersione dalle cantine buie dove erano nascosti da secoli sfida le concezioni convenzionali e incoraggia una rivalutazione delle rappresentazioni artistiche di figure religiose più venerabili. La rivelazione di queste opere provocò a dibattito globale che invita gli studiosi, teologi e amanti dell'arte a riflettere sulla varietà e l'autenticità di rappresentazioni di Gesù, della Vergine Maria e la vostra contemporanei. Il valore di questi dipinti trascende la sua bellezza estetica e offre una visione unica della vita sociale, culturale e spirituale del suo tempo. Servire da ponte verso un passato in cui interazioni e influenze culturali. Le arti hanno varcato i confini, origini geografiche ed etniche che suggeriscono a comprensione più inclusiva e diversità di spiritualità e iconografia cristiana. Se ti è piaciuta, commento video, amen, Dio benedire.